Benvenuti cari amici su Underground Sea per proporvi un primer dedicato al Legacy nella nostra consueta ricerca di liste interessanti, questa volta in compagnia di Federico Bufacchi, che si è distinto in una top 8 di tutto rispetto nel rinnovato circuito del Legacy e Skype. La scelta di questo giocatore è fondata su diverse meccaniche che puntano a valorizzare il cimitero, fonte inesauribile di vantaggi e tech, che molto spesso viene abusata nel formato, visto che è in grado di offrire scorciatoie che possono aggredire in fretta il nemico. Inoltre carte vecchie e nuove hanno contribuito nel tempo a valorizzare, con costi esigui, il modo di cortocircuitare la ricerca di carte o banalmente la possibilità di ingrossare il grave in fretta, a tutto vantaggio di una serie di strategie solide ed aggressive, che avremo modo di approfondire nel dettaglio in questo primer. Questa volta vi parleremo di Jund Madness. Siamo di fronte a un archetipo che cerca di popolare presto il campo di creature aggressive, con stratagemmi che punteranno a non spendere mana nel processo, superando anche, grazie a carte come Hunger, qui in 3x, la loro debolezza di evocazione per combat fulminee e letali. Se lo scopo è riempire il cimitero, magari gettando carte direttamente dalla mano in quest'area di gioco, ci faranno comodo carte con l'abilità Madness, come le 4 Basking Rotwalla e le 4 Blazing Rotwalla, che entreranno gratis in campo, potendosi poi pompare per una maggiore incisività in seguito. Non possono poi mancare carte che riescono a ritornare al cimitero, come i 4 Bloodcast e i 3 Great Crawler, che con semplici tech sono in grado di risorgere più e più volte, aggirando le rimozioni e i nostri biechi tentativi di gettarle in fretta nella mischia, passando da Grave. Queste creature non hanno però statistiche così elevate da impensierire in fretta nessuno, ma con loro abbineremo carte ben più efficaci, come per i 4 Hollow One, che scenderanno prestissimo in campo grazie a tutte le tech che scarteranno i nostri preziosi enabler. C'è poi un altro bittante con gli steroidi che può ritornare in campo, Vergevin, in 4x, una staple di queste meccaniche che non faticheremo a mettere in campo grazie alla riduzione di costo che annoveriamo tra tutte le creature presenti nella lista. Abbiamo però bisogno di qualche enabler per scartare dalla mano qualcosa di valido, ecco perché fanno capolino ben 4 Lotted Thrower e 4 Putrid Imp, carte che possiamo attivare più e più volte, per fare in modo che il resto dei nostri bittanti entri prima per assaltare il nemico prima che se ne possa rendere conto. Con un comparto creature focalizzato a entrare presto, magari abusando della sua presenza nel cimitero o facendosi scartare impunemente, è chiaro che i pochi slot a disposizione devono agevolare al meglio queste strategie. Ecco perché abbiamo ben 8 Discard Effect con 4 Burning Inquiry e 4 Fates Looting, ottime per i nostri scopi, ma anche per infastidire le mani scolpite dei nostri avversari, a tutto vantaggio di un piano di gioco tanto rapido quanto letale, per loro naturalmente. Annoveriamo poi un'altra carta molto interessante, soprattutto nel primo turno, Once Upon a Time in 4x, carta ottima per scavare in cerca di terre o creature, stabilizzando la mano iniziale che necessita al più presto di carte utili per un avvio di partita scoppiettante. Se le finalità del mazzo sono chiare e la velocità è così elevata nell'esecuzione del game plan, la mana base è asciugata al massimo, per non rubare troppi slot al resto del mazzo, vista anche la nostra curva mana, spesso azzerata da diversi trucchetti. Ci doteremo infatti di ben 7 fetch, tra 4 Blonde Mire e 3 Woodfall Hills, per coprire alla perfezione le esigenze di cast, soprattutto delle magie al primo turno, dedicate espressamente a riempire in fretta il nostro cimitero. Ovviamente avremo a disposizione un buon comparto di Dual Lens con 2 Badlands e 2 Taiga, il minimo sindacale di fonti calorate per avviare le nostre giocate migliori il prima possibile. Annoveriamo in ultimo, come il più classico degli aggro deck, 3 Cavern of Soul per coprire il cast dei nostri zombie preferiti, che quasi certamente faranno il massimo per portarci sul trono dei vincitori. In tutto abbiamo solo 14 terre, segno che il nostro piano è così fulmineo che potremo annichilire già nei primissimi turni il nostro avversario per un assalto alla baionetta dei punti vita del nemico che non gli lascerà neppure il tempo di riflettere. Con un gameplay così estremo è chiaro che le carte che inseriremo nella sideboard avranno finalità ben precise, soprattutto quando ci scontreremo con avversari che hanno una forte propensione a ostacolare il nostro piano agro, veloce ed efficace. Ecco perché spunta una terra per darci il bianco, un plateau, e ben 3 Deafening Silence, per spegnere tutti quegli avversari che tendono a giocare molte magie o sono in grado di inibire, a suon di interazioni, le nostre giocate migliori. Un'altra terra entra tra le 15, ma con finalità ben diverse, Poseio Endurance, in 3x, che punta come rimozione puntuale a far saltare carte che inibiscono il nostro cimitero o distruggono in generale il nostro gameplan, spesso fragile verso certe carte. Per un motivo simile inseriremo 2 Ancient Grange, carta ottima anche da lanciare dal cimitero, rendendolo un vero affare, soprattutto se attiveremo con costanza i nostri discard effect randomici. Contro i cimiteri avversari, di cui conosciamo bene il potenziale, abbiamo 4 Leyline of the Void, carta ottima soprattutto se riusciamo a farla entrare di primo turno, così da spegnere il nemico quanto basta per ottenere la nostra vittoria.
Infine, come enabler alternativo per i nostri discard effect, inseriamo 2 Firestorm, carta versatile che può fungere sia da rimozione di board affollati, ma anche da finisher inaspettata, se riusciremo a caricarla quanto basta per gli ultimi danni in faccia del nemico. L'approccio al formato di Federico Bufacchi con questo Junk Madness differisce in alcuni punti rispetto alle liste classiche di questo archetipo, con alcuni slot che stanno subendo, anche in questo momento, alcuni assestamenti. I grandi assenti di questa build sono Lionside Diamond e Agni Ravager, ma ci sono motivazioni precise che hanno portato a lasciare nel raccoglitore queste 2 carte, al fine di valorizzare al meglio alcune scelte di design. L'artefatto non può essere cercato da Once Upon a Time, oltre a non risultare efficace con gli Hollow One, portando quindi a preferire un altro approccio, andando ad escludere, a questo punto, anche la creatura. Il vampiro risulta più facile di altre scelte e alla fine, basare il piano agro solo sui Vergevin rischiava di risultare meno esplosivo di quanto voluto, ecco il motivo di questi cambi eccellenti, almeno rispetto alla totalità delle liste che si trovano su queste meccaniche. Insomma, senza andare a stravolgere quanto di buono offra Junk Madness, ci sono diversi correttivi che provano a migliorare questo archetipo che punta all'esplosività, ormai indispensabile per un aggro deck in questo formato. Se le finalità del mazzo appaiono chiare per Federico Bufacchi con questo Junk Madness, il game plan non è altrettanto scontato, provando ad approcciarsi al meta, sempre in fermetto, con qualche tech in più, per sparigliare le consuetudini di questo archetipo. L'approccio alle partite dovrà essere rapido ed esplosivo, puntando a ingrossare il board di creature rilevanti, che siano in grado, già nei primi 2 turni, di colpire il nemico con un piano aggro dirompente, non dando tempo all'avversario di reagire. La strategia non risulterà poi particolarmente dipendente dal cimitero, a parte per le nostre Vergevin, dandoci modo di reggere, anche nei turni successivi, a un eventuale hate verso questa zona specifica di gioco. Si dovrà però imparare a tenere le mani giuste, riducendo al minimo il rischio di mulligan aggressivi, che potrebbero inficiare la nostra azione troppo presto, scoprendo il fianco al mid-game, dove il nostro piano risulta più fragile, visto che passa esclusivamente dalla combat. Questa versione quindi non può essere annoverata tra i tier del formato, ma vi potrà comunque garantire delle partenze così rapide da spiazzare più di un opponente, offrendovi una giocabilità più che ottima, anche verso avversari notoriamente ostici. Grazie ai consigli del nostro deck builder, proviamo ora a comprendere come questa lista si posiziona nel meta legacy rispetto ai diversi archetipi che al momento bazzicano tra i tavoli da gioco. Verso i Z-Delver saremo in discreto vantaggio, soprattutto se riusciamo a trovare una Cavern of Soul per proteggere i nostri pezzi dai suoi counter, mettendo subito pressione prima che possa far entrare i suoi ciccioni, che potrebbero spegnere la nostra race. Verso Hunt siamo in un fragile equilibrio dove la mano iniziale, le prime pescate e la velocità dei rispettivi mazzi ci permetteranno o meno di uscirne vittoriosi, quindi ogni giocata sarà da soppesare al meglio, soprattutto se riusciamo a mettere subito molta pressione in campo. Verso i mazzi a base Doomsday, anche qui siamo di fronte a un sostanziale pareggio, visto che entrambi puntiamo a chiudere i giochi molto in fretta, quindi non dovremo tenere mani poco performanti, altrimenti rischiamo di soccombere dalla sua chiusura al fulmicotone. Verso gli archetipi a base Reanimator siamo in forte difficoltà, visto che il suo piano di gioco è più veloce del nostro e può apparecchiare un muro insormontabile di creature per bloccare la nostra fase agro. Qui ci può aiutare la sideboard, da giocare in modo chirurgico. Verso il control deck siamo in discreto vantaggio vista la nostra velocità di esecuzione, oltre a una certa resilienza dei nostri abitanti migliori a una buona parte delle sue interazioni, quindi ci basterà mettere pressione sin da subito e possiamo spuntarla. Verso gli aggro deck di base abbiamo modo di mettere in campo pezzi più grossi più in fretta, mettendoci al sicuro da una loro avanzata, mentre noi colpiamo a testa bassa, sfaldando le loro difese iniziali se non sono sufficienti a contrastare i nostri ciccioni. Dopo aver affrontato con un discreto successo l'ultima edizione del torneo online, il nostro Federico Bufacchi ha pensato di limare alcuni slot di questo Junk Madness per renderlo ancora più solido e veloce, dopo aver testato, senza troppo successo, alcune scelte iniziali. A seguito dei risultati conseguiti sul campo di battaglia, i Bloodcast e i Gravecrawler si sono dimostrati meno efficaci del previsto, richiedendo dei vincoli di rianimazione che alla fine non sposavano la strategia aggressiva immaginata per questa build, lasciando ben 7 slot liberi da riempire. Soppesando tutto alla fine, per le comicità della build, sono entrati 4 Trade Wraith, utili per accelerare la calata dei nostri Hollow One, e 3 Elvish Spirit Guide, che ci possono dare mana aggiuntivo per far calare qualche altra bestia in fretta. Il piano quindi si è spinto ancora di più verso la velocità, che è risultata alla fine la scelta migliore per rendere questo archetipo solido nei risultati e divertente da pilotare. Eccoci giunti al termine di questa disamina. Ringraziamo Federico Bufacchi per averci illustrato la sua visione attorno a questo archetipo, che può dire la sua nel formato, anche in un contesto complesso come quello del Legacy, sempre ricco di varianti e sfumature.
Se volete un archetipo imprevedibile e sfaccettato, in cui la velocità è tutto, questo Jump Madness potrebbe fare a caso vostro, proponendosi come un'alternativa valida al panorama del momento, in cui aggredire in fretta l'avversario può risultare vincente in più di un'occasione. E se volete partecipare a un futuro Legacy Skype o volete saperne qualcosa di più su questo formato old school, continuate a seguirci sul nostro canale o scrivete nei commenti sotto questo video, siamo a vostra disposizione per darvi tutte le news del caso. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.